Invece quando io faccio la tecnica è lui che si muove e io seguo. Il fatto di dire os perché è dire signor sì, lo farò al massimo delle mie potenzialità. Ecco perché io dico più ore passi, ore, minuti, secondi sul tatami, ma tante ore e più il bagaglio tecnico si alza. Ok, non riesco ad andare là, guarda che faccio qua. Non mi sento una cintura nera, perciò il mio cuore è rimasto alla cintura verde che è la cintura da maggiorenne. Questo è il riscaldamento con tecnica. Che succede? Senza kimono, delle volte capita che io voglio andare a tirare il braccio dell'avversario, scivola, anche se prendo la presa scivola. Ok? Allora, quando farò questo lavoro, prima di tutto guarda la spalla, l'appoggio come si allunga quando faccio questo. Già siamo. Altro dettaglio, il mio braccio va oltre. Vedi che va oltre? Guarda perché adesso che succede. Non vado a usare la presa. Io non uso la presa, faccio questo. Ok, porto avanti, tiro con l'altro, oltre che tiro è una botta perché non sono io che vado, è l'avversario che viene, quindi quando io faccio questo lavoro e passo, non è sull'avambraccio perché l'avambraccio è grosso, vado sul polso, faccio qua, vedi, anche se nel caso non riesco lo porto sul polso, sull'avambraccio è troppo grande, quindi dettaglio, 1, 2, è lui che viene, io vado dietro, è lui che viene. Che adesso dividiamo la tecnica in questa maniera prima che avremo vinto. Quindi faremo 10 volte questo lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo abbiamo fatto 10. Proviamo la tecnica. 1, 2, la passo avanti. Perché se me lo tiro qua, lui si abbraccia intorno alla vita mia. Io l'ho passata lui la tecnica. Invece io devo tirare l'avversario quando il suo braccio è venuto avanti. Ok? Quando viene avanti, porto lui. Perché questo dico? Quando uno lotta fa questo, no? Ok. I pollici, se uno mi mette questa mano senza pollici, guarda che succede, non solo questo, guarda qua e dentro, oppure e si muove e dentro, ma se io voglio spingere, guarda i pollici vanno qua, quindi se lui mi mette quei pollici qua, dove vai? Non si staccano più le braccia, però il 90% di quelli che non conoscono la lotta olimpica fanno questo. Cambia, che basta che spingi. Ecco perché se mettono il pollice io devo fare questo, vedi la spalla, fa questo. Va anche bene che tu fai questo, ok? Però lui rimane solido. Invece quando io faccio la tecnica è lui che si muove e io seguo. Più incontri, guarda, qua. Questo è anche applicabile nella difesa personale, no? Volendo. Sì, può essere applicabile, però io ricordo sempre, nella difesa personale questo è proprio un controllo. Per blocco e controllo lo porto a parete. Applicabile quando spingono. Invece questo os senpai vogliamo spiegare? Il senso è come nel mondo militare dire signor sì, ho capito, perché il Kyokushinkai di base nasce da fondatore Sosai Masuda Tsutoyama, che il suo desiderio era entrato nell'aviazione aeronautica giapponese, di cui poi fu parte, poi la guerra andò come andò, fortunatamente è finita lì, però nel Kyokushinkai rimane il fatto di dire os perché è dire signor sì, lo farò al massimo delle mie potenzialità e spero di non deluderla. È una cosa di disciplina, diciamo. È disciplina, sì, e oltretutto è rispettare il maestro. Os?
Ogni volta che fate una tecnica dovete cercare sempre di far perdere l'equilibrio all'avversario. Quindi io posso andare, ma un conto che succede che io sto qua, guardate, no, fermo giocando. Un conto succede che io faccio la tecnica, ma sono io che vado qua. E lui sta fermo, piantato. Un conto invece succede che io faccio la tecnica, però lui fa questo e poi fa quest'altro. È lui che si muove. Quindi facendola vedere quello che vi sto dicendo, ritorniamo qua. Un conto è fare questo, lui faccio questo e sono io che mi muovo, ok? Lui è stabile. Un conto che se io voglio fare la tecnica è lui che si muove e poi continua, cambia il modo del suo equilibrio, perché lui si muove. Un conto io sto fermo, ok, questo è spostato, mi rigiro e mi muovo e lotto. Un conto invece io vado, faccio questo, poi faccio questo perché non so quello che mi succede. Perché da sta tecnica, qui per dalla base. bravissimo, da sta tecnica posso andare dietro, posso andare qua, posso andare sopra, giro qua sotto e lui sta sempre in movimento, quindi io lo porto da parte all'altra. Invece se uno si muove lui, però mi provo a attaccare, ma io sto fermo, allora io mi giro, faccio questo, ma se uno mi entra e inizia a fare questo, cambia il modo per difendere, capito? Fallo passare lento davanti a te e bravo, così. Quindi a me. Poi che succede? Quando fai questo, siccome servono le crisi, mi devi andare dietro e aggrapparmi sempre sull'osso. Sto qua. Ok, perfetto. Vai, 1, 2, mi devi andare dietro, ok, qua. Può succedere che l'avversario ritira. Ok, anche il fatto del tricipite, adesso parliamo del tricipite. Se tu metti la mano sul tricipite quando lo fai, tira? No, io ritiro. Tiriamo e tiriamo, perché io so che tu mi stai facendo una cosa, ma se il tuo braccio passa oltre e mi dai una botta mentre passa, cambia, perché non ho la presa per tirare. Solo 10 persone allenava Sosai per il turno Ucideci, perché gli Ucideci poi furono divisi per il mondo per portare il Kyokushinkai nel mondo, perciò stiamo parlando dei più grandi maestri, ma tra questi ci sono i creatori del K1, i maestri dei campioni del mondo, dei campioni del K1 ai tempi, ci stiamo parlando dei monumenti delle arti marziali, però la gente non lo sa. Certo. Sono cose un po', anche un po' colpa nostra che le teniamo troppo protette, sì. Secondo me è ora di parlare. Manca un po' la cosa mediatica, già ne parlavamo. Sì. Però è importante perché il Kyokushinkai è veramente importante. È quello che hanno passato loro. Storia. Sì. Tutto nasce dal Kyokushinkai. Prima del Kyokushinkai non c'erano discipline da combattimento vere e proprie. Il primo torneo di arti marziali miste fu fatto da Sosai Masuda Tsutoyama nel 75. Regolamento in piedi, perché si combatteva, infatti lui decise di non mettere i pugni al viso, tutto perché ha sempre visto una disciplina open dove il piccolo può combattere con grande, e ha sempre definito il kumite del Kyokushinkai come un kumite da coraggiosi, perché è veramente molto duro. I pugni in faccia è un regolamento, ma nel Kyokushinkai c'è tutto, perciò l'allenamento che facevano gli Ucideci era un regolamento da guerra, chiamiamolo così, perciò mente sempre serena e pronto a qualsiasi cosa. Infatti Sosai dice il raggiungimento massimo è in una casa in fiamme rimanere puri, rilassati e sereni. Che è una cosa veramente è impossibile. Ti devi quasi staccare dal tuo lato umano. Devi creare due realtà, che una è la realtà del Karateka Kyokushin, quello è la formazione più grande interna, e tutto questo dolore, queste prove cercano di forgiarti a questo, ma è molto difficile veramente. Se io sollevo una gamba, ok, e io faccio questo mentre io giro così, guarda mi saltella, guarda, ok. Ma se io faccio questo, basta che io guarda, vado verso il basso, vedi che cambia? Lo vedi che cambia? Ok, quindi anche come io prendo ciò, ma devo immaginare quello che faccio, quindi non è deciso perché mi ha detto gira sull'appoggio, io girerò sull'appoggio e quindi faccio quello. Giro da questa parte, ma sempre verso il basso, si vuole andare verso il basso. Quindi io come punto di riferimento dico sempre, ragazzi, che quando girate e fate questo tipo di lavoro, sto qui, immaginate che ho la fronte mia dove sta a terra, se io la metto a terra, lui per forza viene a terra. Se io immagino che la mia fronte deve toccare il tatami, per forza che quando giri, se io dico la fronte tocca il tatami, tu fai questo movimento.
sto qua, ho preso la gamba, vado a terra, metti la mano, non riesco a girare, guarda che faccio, no, stai come, alza un po' più quel piede, poi piede sinistro, piede, ok, non riesco ad andare là, guarda che faccio, cioè vado sull'altro appoggio, quindi difende, altro appoggio, levo l'appoggio. Ricordate l'esempio, io spiego sempre questo, il dettaglio è la sedia, 4 gambe, ok? Gli levo un appoggio, 4 gambe, 1, 2, 3, 4, quindi in teoria quando fate questo momento ne abbiamo levate 2 e io vado dalla parte delle 2, ma metti che è una sedia tosta, quindi ancora c'ha quelle altre 2 che reggono, gli vai a levare la terza, ok? Quindi ricordate che poi è vero che lui sta andando da una parte, ma non viene, vado a levare la terza, mi attacco. Quindi è sempre una cosa degli appoggi, stessa cosa quando si lotta a parete, levo un appoggio, lui mette un gomito, vado a levare il gomito, mette l'altra mano, riattacco da quest'altra parte, tutto è una partita a scacchi. Poche parole. Vai. Più cose vuoi uno conosce nel combattimento a livello di bagaglio tecnico e più ti adatti alla situazione. Quindi non arriva, è più alto di me, ho provato questa, non arriva, entro, non arriva, vado oltre. Però se si ferma una o due tecniche, ecco perché io dico le arti marziali dipende dallo sport che uno fa. Quando dico non è solamente ok, ho provato una tecnica, questa la conosco e vado, perché dopo una settimana la si è scordata logicamente, no? Io dico per chi fa il mio mondo, l'MMA, quella tecnica provarla un miliardo di volte, miliardo di volte. Cambio tecnica, si ripete, e quindi devi andare a un bagaglio sempre più alto, ma devi sempre ripetere. Ecco perché io dico più ore passi, ore, minuti, secondi sul tatami, ma tante ore e più il bagaglio tecnico si alza. In più ore passi sul tatami, con chi? Con livello di gente superiore alla tua, come la tua, e il tuo livello diventa altissimo. Dipende, perché uno può dire, oh, io ho passato 3 miliardi di milioni di minuti sul tatami in America per l'MMA. Io ho passato identico 3 milioni di miliardi di minuti sul tatami a Pomezia. Si rimaneva a Pomezia. Con la gente che magari non conosce. Cambiano? I minuti sono uguali. È la qualità. E di conseguenza se la qualità è più alta, di conseguenza il tuo livello diventa più alto. Ok? Ecco perché io dico, avete possibilità. Questo sto parlando per l'MMA. Stessa cosa. Con Kyoshin. Esperienza. Con chi ha fatto, con quello, curriculum a quello, buon perfetto, quindi te lo riporti e tu devi praticare. Ok? Poi mi dicevi tu sei cintura, che quella lì, giusto? La cintura verde, perché io reputo il Kyokushinkai una disciplina assoluta e anche se ho la cintura nera da un po' di anni, ancora il primo danno perché non sono sensei. Chi è che te l'ha data questa cintura me l'ha data Shan Wakyuchi, che comunque è il discepolo di... Il discepolo Sosai, è stato il braccio di Sosai. Perché non la reputi? No, io la reputo importantissima, è che non mi sento una cintura nera, perciò il mio cuore è rimasto alla cintura verde, che è la cintura da maggiorenne, forse perché esagero con l'amore e l'umiltà nei confronti. Infatti Senpai Simona non è d'accordo su nei confronti del Kyokushinkai. Dovresti già essere sensei, altro che no, senpai. sì, però non è un mio desiderio, anche se me lo dicono sempre, ma lasciamo non ti consumare interessa, poi. non ti interessa. No. Io vi sto dicendo questa cosa come linea guida. Quando vai in una palestra di box, la prima cosa che ti dicono è la guardia, no? Mi piace, se giustamente ti prendo il polso e stai così, gira, è un problema, se invece giri. Infatti nella lotta è così. Tu mi spingimi forte. Hai perso perché sei uscita fuori col piede, per dirti, no? Serve per conoscere la sensibilità. Se io spingo e tu spingi a me, no? L'obiettivo è che tu mi ti fa spingere col sedere a terra, ma se io faccio questo più carico, vedi? Mo io sei cascato e ho fatto questo. Non devi fare questo. Ma se io comincio a prendere colpi, però ho il baricentro, posso lavorare anche dentro i colpi, anche andando indietro sei più forte di me, o se sto lavorando di sofferenza per cercare che si apre.